Buonasera a tutti, sono Marcello Filotico, sono il direttore commerciale della Draminski. Abbiamo questa sera il piacere di avere un ospite prestigioso che farà per fare un saluto alla società italiana Embryotransfer, il dottor Galli, che non ha bisogno di grandi presentazioni, anzi assolutamente. E innanzitutto voglio ringraziare il dottor Galli per aver accettato di prestare il suo tempo per questo congresso, per fare un saluto, e ha anche accettato di rispondere a qualche breve domanda da parte mia. Buonasera professore. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, come si dice. Allora, dottor Galli, dal 91 lei ha cominciato a, diciamo, avere dei grossissimi risultati in termini di ricerca nell'ambito zootecnico, biomedico, con grandissimi riconoscimenti come il CIMMET Award per la riproduzione animale, il Pioneer Award per le biotecnologie, e quindi abbiamo questa possibilità in Italia di avere una persona che ha precorso i tempi nella ricerca, specificatamente nella riproduzione, dove noi come Draminski ovviamente siamo molto interessati, perché producendo macchine ecografiche e essendo molto conosciuti nel campo della riproduzione, soprattutto delle vacche da latte, è chiaro che questa ricerca oggi, quello che si faceva nel 91, stiamo parlando di 29 anni fa, oggi è quello che lei faceva, ha cominciato a fare 29 anni fa, oggi praticamente è la quotidianità dei veterinari, possiamo dire. Allora, fatta questa piccola introduzione, in relazione a quello che è la sua esperienza e le ricerche che ha fatto, quali possono essere, secondo lei, le frontiere in questo ambito, quello della riproduzione animale? Allora, premetto, giusto per riprendere il discorso, nel 91 non c'era un ecografo che era utilizzabile per fare l'ovum pick-up, quindi ci siamo dovuti inventare tutto dalla sonda umana adattata, quindi ecografi umani adattati alla situazione, alle dimensioni, gli aghi, tutto costruito, tutto artigianalmente. Sono strumenti che ancora oggi utilizzo nella mia pratica clinica. Da allora le ditte come la vostra o altre hanno fatto, quindi sono adeguate, progressi notevoli. Quindi nel 91 erano attività di nicchia molto limitate, soprattutto fecondazione, quindi ovum pick-up, fecondazione in vitro. In Europa eravamo tra i leader, noi, gli olandesi, che facevano dei numeri. Poi si è espanso in Sud America e adesso la parte principale del leone la fa gli Stati Uniti, quindi con dei numeri considerevoli. Quindi se parliamo, ovviamente la mia attività è legata, diciamo, non alla pratica generale, ma alla specifico alla riproduzione assistita, quindi embryotransfer, quello che i colleghi fanno con la superovulazione e il flashing. Ecco, per dare un dato di quanto quelle tecniche 30 anni fa diciamo, hanno faticato a diffondersi per una serie di motivi, oggi di fatto stanno soppiantando le tecniche classiche di superovulazione e flashing. Se si guardano i dati della Società Internazionale di Embryotransfer, di cui sono il presidente incoming, sono il vicepresidente adesso, su circa 1 milione di embrioni di cui ci siano i dati disponibili trapiantati, prodotti trapiantati, circa 700.000 sono prodotti in vitro, quindi ovum pick-up, quindi animali vivi. Quindi è chiaro che questo trend andrà quindi in prospettiva a sostituire il flashing, la fecondazione in vitro andrà a sostituire il flashing per una serie di motivi legati alla riproducibilità, al fatto di aumentare la pressione selettiva e anche, se posso aggiungere, visto che ieri hanno assegnato il premio Nobel alla Carpentier e alla Doudna, che hanno scoperto o messo a punto le tecniche che consentono di editare il genoma, quindi con le CRISPR, che ormai quasi tutti sanno cosa sono. È verosimile che verranno introdotte queste tecnologie, per cui per poter implementare queste tecnologie, io la chiamo selezione molecolare, possiamo chiamare, adesso non avrei un nome, ma o selezione assistita dall'editing del genoma,
richiederanno sempre le tecniche in vitro, quindi poter accedere agli embrioni nei primi stadi di sviluppo, per cui devono essere per forza fatti in vitro, quindi da fecondazione in vitro, quindi prelievo degli ovociti, quindi diventerà sarà sempre una nicchia legata alla selezione degli animali futuri riproduttori, però il trend è che si sposta dal flushing all'ovum pick-up e alla fecondazione in vitro. Questo richiede ovviamente delle specializzazioni, quindi come in tutte le tecniche, come nel campo medico, nel campo anche veterinario dei piccoli animali, forse un po' meno nei grossi animali, ci saranno dei colleghi specializzati in una parte, altri in un'altra, ci saranno dei laboratori che forniranno dei servizi e comunque diciamo che va verso una specializzazione per poter offrire queste tecnologie in modo riproducibile all'allevatore o a chi commissiona questo tipo di selezione. E non sto parlando nei suini, ci sono già degli animali resistenti a delle malattie, per esempio nei bovini li stanno facendo, o anche con mutazioni genetiche per cui aumentano la resistenza per esempio al calore, allo stress da caldo. Per cui è una realtà in prospettiva che sicuramente si diffonderà, quindi la selezione andrà avanti e le tecniche che ci sono a disposizione sono queste: riproduzione assistita e editing del genoma. Io la interrompo perché, cioè, voglio dire, io mi ero preparato una serie di domande e già nella prima risposta abbiamo esaurito molti dei temi perché li ha toccati con precisione, però ci sta, diciamo, un aspetto che mi interessa legato appunto all'evoluzione in Italia, non soltanto legato appunto all'evoluzione della tecnica che poi tra 1 anno, 2 anni, 5 anni massimo, diciamo, diventerà la quotidianità, ma un aspetto anche che ho toccato in un'altra intervista con un'altra persona riguardante proprio il consorziarsi, il collaborare. Gli investimenti in questi laboratori sono molto importanti e la situazione in Italia magari oggi anche non è quella che diciamo la migliore possibile. Lei come vede questa situazione in Italia, eventualmente anche facendo un parallelo con i centri di eccellenza che sono invece in altri paesi, parlo dell'Inghilterra, la Francia o magari appunto degli Stati Uniti, come diceva lei, voglio dire, come vede questi aspetti? Sicuramente i centri che operano a livello europeo, ma soprattutto anche Brasile o Stati Uniti, Canada, sono in genere legati cioè, o a gruppi o a imprese, quindi di biotecnologie, oppure anche a associazioni di veterinari, perché non è pensabile che il singolo possa fare tutta la fase di riproduzione assistita da solo. Comunque, come dicevo prima, è abbastanza specializzato, per cui ci sono la raccolta degli ovociti, c'è la fase di laboratorio, poi c'è il congelamento, l'impianto, eccetera. Quindi sicuramente richiede un'evoluzione in un senso quindi, o associativo. Lei pensi che la più grande company che fa negli Stati Uniti si chiama Transova, era una clinica di 4 soci, io conosco uno dei fondatori, adesso è il presidente, poi ha venduto la company a un fondo di investimento, lui fa il direttore, e comunque era è un veterinario come tanti di noi che si occupavano di embryotransfer con gli embrioni, per cui diciamo che un problema che io vedo comunque per l'Italia è che il valore aggiunto, comunque il valore degli animali, della carne, della genetica non è paragonabile a quello che c'è in altri paesi. Magari un po' in Europa sono simili, ma sicuramente se prende il Sud America o anche gli Stati Uniti, Canada, cioè i numeri sono diversi, a parità di spese o spese poco superiori, perché magari la gente viene pagata di più, però le tariffe noi abbiamo una consociata nell'ambito equino in Florida, Equigea, e vedo che le tariffe che applichiamo lì sono il doppio di quelle che vengono applicate qui e il lavoro lo fanno lo stesso, per cui e i costi, sì, costa un po' di più il personale, ma non tanto. Il problema in Italia è che con gli ultimi, se parliamo di bovini, la perdita di
di leadership genetica per aver rifiutato all'inizio la genomica, e quindi il mercato è stato perso, lo fanno gli altri, gli olandesi. Gli olandesi oggi sono quelli che fanno più produzione in vitro di tutta Europa, poi i tedeschi anche, gli inglesi hanno 2 o 3 gruppi che ne fanno, francesi un po' meno, e noi praticamente siamo, diciamo, a livello amatoriale. Non ci dimentichiamo neanche, perché noi come Dramischi, vendendo in 125 paesi, un po' l'occhio sulla situazione mondiale ce l'abbiamo, essendo su questo specifico settore. Noi per esempio abbiamo un'eccellenza in Corea del Sud, ma vendiamo anche in India, in Indonesia, in Cina, cioè Dramischi vende in Cina. Quando queste realtà, che sono dei giganti, in particolare se parliamo della produzione di latte dell'India, ad esempio, che è ridicola, no? Loro bevono latte di bufala, perché il latte, diciamo, delle vacche, e purtroppo le vacche, se pensiamo lì che cosa ci può essere di mercato potenzialmente e quanto velocemente loro possono arrivare a colmare il gap, è evidente che c'è un problema proprio di investire nella genetica e appunto nella ricerca in Italia, perché forse abbiamo ancora del tempo, ma penso che il tempo scorre velocemente. Sì, sì, certo, bisogna mantenere un vantaggio competitivo. Ad esempio la bufala, cioè i cinesi, tutti vorrebbero comprare seme, embrioni di bufala, ma gli allevatori di bufala lo sappiamo dove sono, come la pensano, per cui oggi l'FA nella bufala è ancora limitata, pensi lei l'embryo transfer. Cioè, noi abbiamo fatto produzione di embrioni in vitro, li abbiamo qui ancora congelati, è un progetto regionale di ricerca, per cui quali sono le nicchie in cui andare a competere rispetto invece al latte o comunque dei prodotti più, diciamo, di largo consumo, dove gli altri ormai hanno preso il sopravvento. Certo. Cioè abbiamo la carne di piemontese piuttosto che la chianina. Le chianine migliori oggi le trovo in Sudafrica, perché c'è un cliente che regolarmente compra tutte le campionesse della fiera di Bastia Umbria, tutti gli anni le compra, le porta da me, noi facciamo embrioni in vitro e porta gli embrioni in... Occasioni sprecate, diciamo così. No, è che in Italia è un po' un paese strano. Ho parlato un po' di tempo fa con un professore universitario e mi diceva: sì, però la carne argentina viene anche in Italia nei container, arriva già frollata, mi diceva, no? Nel senso che la carne nostra è più che buona se la frollassimo un pochino. Mi scusi la battuta, però mi è venuto come spunto. Allora, avrei questa, diciamo, ulteriore domanda, anche per non farle perdere ulteriormente del tempo, e ancora ringraziandola della sua presenza. A livello, diciamo, di difficoltà, non voglio parlare delle solite difficoltà del sistema Italia, ma quali sono i principali ostacoli che un agente di cambiamento come il SIET, piuttosto che le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, quali sono le principali difficoltà che bisogna affrontare per ritornare ad essere degli innovatori e dei leader in questo campo? Forse bisogna innanzitutto documentarsi. Io vedo pochi colleghi nei congressi internazionali, quindi l'aggiornamento, mi rendo conto che fare ricerca per piccoli gruppi non è possibile, però mantenere dei contatti o un network con altri gruppi che fanno lo stesso lavoro, quello potrebbe essere sicuramente un aiuto, e poi soprattutto cercare di organizzarsi in modo competitivo, quindi non pretendere di fare tutto da sé, ma appoggiarsi, cioè ognuno ha la sua specialità, le sue competenze, si specializza in un ambito, in un aspetto diciamo, della catena, e in quel modo è più facile ottenere risultati competitivi rispetto a improvvisare, a fare delle cose cui uno non è meglio che lasci perdere. Ecco, questo
Quindi è una questione di organizzativa, manageriale, anche economica, magari fare dei conti e valutare cosa conviene fare, cosa non conviene fare, come conviene farlo, come non conviene farlo. Questo vale per soprattutto i bovini. Nei cavalli c'è forse ancora per il momento più margine, per cui è anche meno competizione, per cui comunque se la cavano ancora abbastanza bene. Io non le volevo fare le domande, diciamo un po', però so che c'è anche una partecipazione del gruppo Avantea per salvare le specie in via di estinzione. Se non mi sbaglio, c'è un progetto sul rinoceronte bianco, mi sbaglio? Sì, sì, no, è vero, siamo gli unici che hanno fatto finora degli embrioni da questa specie di rinoceronte in realtà. Il rinoceronte bianco sono due, quello del nord e del sud, l'abbiamo fatte da entrambe le specie, quello del sud è servito un po' come palestra perché nessuno prima d'ora sapeva come fare o aveva mai visto una vocita di questi animali. I tedeschi, che sono quelli, diciamo, che guidano, che hanno questa missione come istituto, avevano bisogno chi gli facesse gli embrioni e sono venuti da noi. Ci sono voluti degli anni però di ricerca perché non è stato semplice, però dopo 4 anni siamo riusciti ad avere dei risultati. Adesso la sfida è avere delle gravidanze perché l'embrione congelato sì, è un punto intermedio ma non è il punto finale, per cui stiamo lavorando per trapiantare gli embrioni e avere delle gravidanze che ancora non abbiamo, ci vorrà qualche anno. Approfitto su questo, sulla, diciamo, ricezione, cioè ci può dire qualche cosa in più, magari su qualche tecnica un po' più avanzata per quanto riguarda l'aspetto appunto della ricezione dell'embrione, se c'è qualche sviluppo ulteriore oggigiorno che eventualmente tra un po' di tempo si potrà vedere nel day by day quotidiano? Allora, il rinoceronte soprattutto quella razza, la specie bianca, quella che chiamano quello africano, ha dimensioni notevoli, per cui il trapianto degli embrioni, che tra l'altro non faccio io perché faccio la clinica su quello, facevo io su quello di Sumatra, ma adesso lavorando su quello bianco sono enormi, per cui si usano delle sonde, si accede per via rettale con delle sonde che sono 1,5 metri e il trapianto viene fatto quindi passando dal retto in utero, come si faceva una volta il trapianto chirurgico, esteriorizzando l'utero. Questo invece viene fatto ecoguidato, è comunque una specie di trapianto chirurgico per passare per le vie vaginali, la via cervicale e con delle dimensioni è impossibile. Poi comunque anche con l'inseminazione, quando ci mettono seme, hanno il 10% di gravidanze, per cui bypassare tutto quello è la sfida, perché ci sono voluti degli anni a mettere appunto la sonda e i cateteri per arrivare lì e poi vediamo. I primi 10 sono andati vuote, però Vabbè, ci sicuramente, proviamo ancora. sicuramente proveremo Sugli animali non lo so, stiamo lavorando con il gruppo di Teramo, loro stanno cercando di avere degli embrioni chimerici, il Pasqualino Loi, adesso stanno lavorando con la pecora e il capriolo, cioè far nascere una specie dentro un'altra specie. fantastico. Quindi trasferendo la parte centrale dell'embrione dentro la parte, diciamo, esterna dell'embrione della ricevente, di modo che la pecora possa partorire un capriolo. Questo potrebbe essere un modello per far nascere dai cavalli dei rinoceronti, ma questo per il momento è solo una brainstorming, non abbiamo ancora evidenze. Out of the box, diciamo. Però poi i risvolti, non lo so. Poi da queste cose nascono altre cose, magari del tutto inaspettate, per cui magari si scopre qualcosa che serve anche a aumentare le gravidanze negli animali nostri d'allevamento più quotidiani. Con questo augurio, dottore, io la voglio ancora una volta ringraziare per il tempo, per la disponibilità. Noi come azienda, Draminski, che è un'azienda comunque che ha 33 anni, oggi siamo un po' più attivi nella comunicazione anche perché il Covid ci ha regalato tante cose negative, ma ci ha regalato anche l'opportunità di stare in contatto con persone che è un po' più difficile incontrare giornalmente, anche ci sta, diciamo, insegnando
ad affrontare questo tipo di comunicazione un po' diversa, però sicuramente più diffusa. Per cui io veramente la voglio ringraziare ancora una volta, le lascio la parola per salutare gli amici del SIET. Gli aspetto insomma un po' il suo commento finale, il suo saluto. Grazie a lei per l'invito, alla SIET per l'ospitalità. Posso augurare buon lavoro e noi siamo sempre stati aperti a parlare con i colleghi, ce ne sono alcuni che collaborano con noi, altri meno, ma noi siamo sempre qua. È Buon lavoro a bene tutti. e ad maiora perché abbiamo bisogno di queste eccellenze in Italia. Dottore, di nuovo buonasera e buonasera a tutti, arrivederci.